Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Acequide, Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cosa Acequide? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere acequide durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa acequide? Acequide è un farmaco a base del principio attivo quinapril più idroclorotiazide, appartenente alla categoria degli ACE inibitori più diuretici e nello specifico ACE inibitori e diuretici. È commercializzato in Italia dall'azienda Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA. Acequide può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Acequide 14 compresse 20 mg più 12,5 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Quinapril più idroclorotiazide. Gruppo terapeutico. ACE inibitori più diuretici. Forma farmaceutica. Compressa. Indicazioni. Trattamento dell'ipertensione in pazienti nei quali è appropriato il trattamento combinato con ACE inibitore e diuretico. Posologia. Posologia. La posologia deve essere regolata individualmente sulla base della risposta clinica. Adulti. Nei pazienti non in terapia diuretica, la dose iniziale raccomandata di acequide è di mezza compressa al giorno. La dose normale di mantenimento è di una compressa al giorno. Se necessario, la dose può essere aumentata fino a 2 compresse una volta al giorno. Vedere paragrafi 4, 3, 4, 4, 4, 5 e 5. 1. Nei pazienti già in trattamento con un diuretico, è opportuno iniziare la terapia con una singola dose di 5 mg di quinapril allo scopo di minimizzare il rischio di una ipotensione eccessiva, aggiustando poi la posologia fino ad ottenere la risposta ottimale. Se questa è raggiunta con la stessa dose presente nell'associazione si può passare alla terapia con acequide. I pazienti già in trattamento con un diuretico possono sviluppare ipotensione sintomatica dopo la prima somministrazione di quinapril da solo o in associazione. Nei pazienti in trattamento diuretico è importante, se possibile, sospendere il diuretico almeno 2-3 giorni prima di assumere acequide. Se questo non è possibile, iniziare con bassi dosaggi di acequide. Nei pazienti con insufficienza cardiaca, associata o meno ad insufficienza renale, la terapia con ACE inibitori può causare una eccessiva caduta della pressione arteriosa. In generale, dal momento che acequide può causare ipotensione sintomatica, specialmente dopo la prima somministrazione, nei pazienti ipertesi complicati e non, compresi quelli sale/volume depleti, la terapia deve essere iniziata sotto controllo medico e i pazienti seguiti accuratamente per le prime 2 settimane di trattamento e ogni volta che venga aumentato il dosaggio, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4, 4, 5 e 5. 1. Pazienti anziani. Negli anziani la dose iniziale non deve essere superiore a più di 5 mg di quinapril e deve essere attentamente stabilita dal medico. La dose dovrebbe essere tenuta più bassa possibile compatibilmente con l'ottenimento di un controllo adeguato della pressione arteriosa. Pazienti con insufficienza renale o sottoposti a dialisi. Acequide non deve essere usato come terapia iniziale in pazienti con insufficienza renale lieve, clearance della creatinina 30-60 ml/min, ma solo dopo titolazione dei singoli componenti, impiegando come dose iniziale 5 mg di quinapril. Quando ha richiesta una terapia con quinapril associata al diuretico in pazienti con grave insufficienza renale, clearance della creatinina 30 ml/min, un diuretico dell'ANSA è preferibile ad un tiazidico e pertanto in questi pazienti non è raccomandato acequide.
Popolazione pediatrica non ha raccomandato l'impiego di acequide non essendo stata stabilita l'efficacia e la tollerabilità nei bambini. Modo di somministrazione. La dose di acequide deve essere assunta sempre alla stessa ora del giorno per migliorare la compliance, lontano dai pasti. Controindicazioni. Ipersensibilità ai principi attivi ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1, ad altri inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina, ACE inibitori, e a farmaci solfamido derivati. Storia di angioedema associato a precedente terapia con altri ACE inibitori. Edema angioneurotico ereditario o idiopatico. Anuria. Secondo e terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 6. L'uso concomitante di acequide con medicinali contenenti alischirena controindicato nei pazienti affetti da diabete mellito o compromissione renale, velocità di filtrazione glomerulare GFR. 60 ml/min/1, 73 m2, vedere paragrafi 4, 5 e 5, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Ipotensione. Acequide può causare ipotensione sintomatica, di solito non più frequentemente dei farmaci in monoterapia. Ipotensione sistematica è stata raramente osservata in pazienti con ipertensione non complicata trattati con quinapril. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Agenti che aumentano il potassio sierico. Durante la terapia con acequide non ha raccomandato l'uso di diuretici risparmiatori di potassio, di supplementi di potassio o di sostituti del sale contenenti. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere acequide insieme ad altri farmaci come aerosalbelceto complesso lipidico aerosalfafloraeuro, aerosalfatexaeuro, aerosambisome aerosambramicina aerosbenzilpenicillina potassica K24 pharmaceuticals aeroscolbiocin, unguento aerosbiretifa aerosflus 40 aerosfungizone aerosfurosemide accorda aerosfurosemide aurobindo aerosfurosemide doc generici, compressa aerosfurosemide fisiofarma aerosfurosemide galenica senese aerosfurosemide exala aerosfurosemide il.f.m. aerosfurosemide Milan Generics, compressa aerosfurosemide salfa aerosfurosemide teva aerosfurosemide teva generics, compressa aeroslasitone aeroslasix, compressa aeroslasix, compressa, soluzione, uso interno, aeroslasix fiele aeroslasix, soluzione aerospensulvita aerospilera spilera aerosigmacillina aerospirofura aerostetralisala aeroszelborafa eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere acequide durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere acequide durante la gravidanza e l'allattamento. Gravidanza. ACE inibitori. L'uso di ACE inibitori non è raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza. Vedere paragrafo 4, 4. L'uso di ACE inibitori è controindicato durante il secondo edil. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La capacità di operare in attività come il manovrare macchine o guidare un veicolo a motore può risultare ridotta, specialmente all'inizio della terapia con acequide. Effetti indesiderati. La sicurezza di acequide è stata valutata in studi clinici controllati e non, in 1571 pazienti. Nelle sperimentazioni cliniche con acequide non sono stati osservati effetti indesiderati diversi da quelli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono disponibili dati riguardanti sovradosaggio di acequide nell'uomo e né copyright informazioni specifiche sul suo trattamento.
Il trattamento dovrà essere sintomatico e di sostegno in accordo con la normale pratica medica, con sospensione della terapia con acequide e accurato monitoraggio del paziente. Quinapril, la manifestazione clinica più probabilmente attribuibile a sovradosaggio da quinapril in monoterapia, dovrebbe essere rappresentata da una grave ipotensione, che dovrebbe essere trattata con infusione endovenosa di soluzione fisiologica. Emodialisi e dialisi peritoneale hanno scarso effetto sulla rimozione di quinapril e quinaprilato. Idroclortiazide, i segni e i sintomi più comunemente osservati attribuibili al sovradosaggio da idroclortiazide in monoterapia sono quelli causati dalla deplezione degli elettroliti, ipopotassiemia, ipocloremia, iponatriemia, e dalla disidratazione quale risultato di un'eccessiva diuresi. Se il paziente è anche in trattamento con digitale, l'ipopotassiemia può aumentare il rischio di aritmie cardiache. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina, ACE inibitori, e diuretici a eurocodice ATC. C09BA06 acequide ha l'associazione fissa di un inibitore dell'enzima di conversione dell'angiotensina, ACE, quinapril cloridrato ed proprietà farmacocinetiche. Quinapril, dopo somministrazione orale, il picco plasmatico di quinapril ha raggiunto entro un'ora con una percentuale di assorbimento valutata in circa il 60% in base al recupero urinario, dati preclinici di sicurezza. Quinapril, la tossicità di quinapril è stata studiata esaurientemente nel topo, nel ratto e nel cane. Quinapril ha da ritenersi relativamente poco tossico. La DL50 per via orale ha elenco degli eccipienti: magnesio carbonato, lattosio, povidone, crospovidone, magnesio stearato, ipromellosa, titanio diossido, idrossipropilcellulosa, macrogol 400, ossido di ferro rosso, ossido di ferro giallo, cercandelilla. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di acequide a base di quinapril più idroclortiazide sono Acuretic, quinapril più idroclortiazide e quinapril più idroclortiazide Milan Generics, quinazide. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.